set sail into the moon. Till tall tales to the morning dew. Our plans and schemes seem so serene. Amongst the stars red, gold and green. Oh, so Vito, mo vi faccio vedere un fatto che è successo a me, altro che questo video. Maximum flight altitude reached. Ciao amici, cioè se non la finisce Vito di ficcarsi all'interno dei miei video, veramente... No vabbè, a parte gli scherzi, in questo video vedremo quali sono gli errori e soprattutto i comportamenti da non adottare con l'utilizzo dei droni. Se è vero che il rispetto delle regole è importantissimo, anche i comportamenti devono essere molto attenti e molto precisi con l'utilizzo dei droni, perché pur volendo rispettare tutte le regole, se non si è accorti nell'utilizzo si possono creare veramente tanti casini. E quindi vedremo una serie di quei video, di quegli epic fail che tanto ci fanno sorridere ma che in realtà ci devono fare un po' riflettere. Vediamo subito il video che ha postato Vito. Che cosa gli è successo? Innanzitutto si vede che dallo schermo del Mini 3 si vede che passano degli automobili, quindi si sta utilizzando un drone molto vicino ad una strada, probabilmente una strada statale, e in particolare la persona che sta facendo quel video si sta lamentando che il drone non si muove, perché è abbastanza nervoso. Si vede, avete visto come muove con velocità lo stick del nostro radiocomando, non è una zappa, va mosso con molta attenzione, piano piano. I movimenti non devono essere veloci e repentini, perché quelli muovono il drone e i droni odierni sono abbastanza veloci, quindi bisogna fare tutto con molta calma, e in particolare quando ci si accorge che c'è un errore, un problema, perché lui se ne è accorto, perché fa lo zoom sui satelliti e si accorge che c'è l'icona dei satelliti che è tutta rossa. Ecco, in questo caso evitate di far partire il drone in una zona così ristretta. Lui sta vicino ad una strada statale e vicino a dei palazzi, addirittura con delle vetrate, e poi muove in maniera inconsulta quello stick. Se dovesse mai per qualche motivo scattare il drone in avanti o in su, e lì succederebbe veramente un patatrac. Quindi quando c'è un errore, ci si accorge che c'è un problema sul nostro drone, qualsiasi esso sia, o comunque un comportamento che non si è abituati a vedere, mettete giù il drone e fatelo ripartire il giorno dopo in piena luce in un campo aperto, mai all'interno, mai in una situazione del genere. Insomma ragazzi, nel frattempo mi sono trasferito in macchina perché sto andando al campo di volo e mentre parlo si vedono un po' di video particolari di questi epic fail e ho preso qualche appunto perché si vedono veramente delle cose che non dovrebbero succedere. C'è chi lascia il radiocomando a terra e nel frattempo fa fare un giro automatico al drone. Vi ricordo che anche i giri automatici non devono essere lasciati così andare. Per esempio non bisogna mettersi di spalle, o perlomeno cercare di non mettersi di spalle, perché potrebbe succedere qualsiasi cosa, in particolare quando si è in zone abitate. Oppure sì, abbiamo visto che effettivamente il 70-80% degli incidenti con il drone sono perché vanno a sbattere a degli alberi. Beh vabbè, finché questo si rompe solo il drone e non c'è problema, ma quando si comincia a passare in mezzo a dei palazzi e si perde il segnale radio perché
ve lo ricordo, il segnale radio viene ostruito, comunque viene deviato quando si passa in mezzo a cunicoli molto stretti, e non solo, anche il GPS rischia di essere disturbato, e vi rimando anche ad altri video sul GPS, appunto, quello di altre problematiche, ma che comunque rientrano nei problemi del GPS, quello dell'indice KP, e quindi anche in questo caso non bisogna fare per forza affidamento al return to home, perché il return to home senza il segnale radio è comunque un movimento automatico del drone, e il movimento automatico non sai mai durante il movimento automatico non sai mai quello che può succedere, potrebbe andare a sbattere a qualsiasi cosa. E ancora un'altra cosa che viene fatta è, per esempio, partire da dentro l'abitazione, andare fuori e non riuscire a ritornare indietro perché si va a sbattere al palazzo. Anche in questo caso è pericoloso, perché il drone va a sbattere e cade verso il basso, dove ci possono essere persone che camminano. Oppure molta attenzione alle linee elettriche, non solo perché è vietato stare vicino a guidare, stare vicino a tralicci dell'alta tensione, ma anche perché un drone che va a sbattere una linea elettrica crea un danno a molte abitazioni, interrompendola, appunto. E così come non bisogna fare delle cose stupide, tipo attaccare cose al drone che già si sa non riuscirà a tenere in aria e che quindi tenderà a cadere verso il basso, oppure far andare il drone vicino a bambini piccoli, perché se a noi un drone da 250 grammi può non fare niente, ma un drone da 250 grammi sul viso di un bambino veramente può creare dei danni. E ne approfitto anche per parlare di un video che vi invito ad andare a vedere, che è quello che ha postato Andrea Pinotti, in cui si parla di un pilota FPV che stava sulla spiaggia e che viene assalito da una persona. Lui ovviamente ammette di stare senza l'osservatore obbligatorio con i droni FPV, e quindi molti si sono scatenati, hanno detto ha fatto bene perché non aveva l'osservatore, chissà che mega multa che avrebbe avuto se ci fosse stato qualcuno che avesse fatto un controllo. Questo è vero, perché noi abbiamo delle leggi che equiparano il drone ad un aeromobile, ma proprio per questo motivo che cosa accade quando qualcuno dà fastidio ad un pilota di aeromobile? Io questo che voglio cercare di capire. Se io andassi nella stanza di un nostro pilota di aereo e cominciassi a dire io ti spacco la faccia perché stai volando qui e non mi piace, così, quale sarebbe la pena? Quindi significa che se equipariamo il drone ad un aeromobile, anche chi dà fastidio ad un pilota di drone, quindi l'equivalente di un pilota di aereo, probabilmente avrebbe delle ripercussioni penali. O così come anche c'è chi, ho letto sul prontuario delle pene, insomma delle sanzioni che ha distribuito Turci e che è anche visibile sul sito di Drone Italia, in cui per esempio si parla della posizione del QR code come la posizione della bandiera, quindi rientra nell'articolo che riguarda la bandiera apposta sugli aeromobili, e quindi se qualcuno distrugge il mio aeromobile e distrugge anche il mio QR code, che fa un vilipendio alla bandiera? Cioè, voglio cercare di... È vero che esiste anche la legge della distruzione, ma distruzione di cosa? Distruzione di aeromobile o di un bene? Sono due cose molto differenti. Voglio cercare di capire. Si parla solo e solamente di sanzioni che noi, operatori di droni, abbiamo nel caso in cui non rispettiamo le normative. Ma se qualcuno ci viene a dare fastidio mentre guidiamo, è bene che si sappia anche questo, perché è importante. Facciamo le leggi per tutti, aeromobile per noi, aeromobile anche per chi viene a darci fastidio. Vi lascio un attimo riflettere come al solito. Ciao a tutti e buona domenica, buoni voli e sempre con giudizio. Wanyu sotto sotto.